Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Aquario, e le tendenze energetiche per i prossimi inizi nei prossimi 30 giorni. Ragazzi, abbiamo il mondo. Compimenti, raggiungimento di risultati. Si avvicinano o si afferrano certi obiettivi. Tenete presente che è anche una carta di chiusura cicli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e c'è anche il numero di telefono e in più ci sono anche i corsi gratuiti. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Tenete presente che sono già aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che si terrà a gennaio 2026. Comunque trovate tutto o nella descrizione del video o sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono i prossimi inizi nei prossimi 30 giorni. Partiamo con la giustizia. Abbiamo un cavaliere di denari, il carro, un 3 di coppe, regina di coppe, 3 di bastoni, 10 di spade e fante di bastoni. Bene ragazzi, le carte non sono male, Partiamo con questa giustizia. Potrebbe fare riferimento a qualche contratto, potrebbe fare riferimento a qualche accordo, a qualche nuova regola, a una compravendita anche, perché no? Andiamo a vederla. Dieci di coppe, scusate, 5 di coppe e cavaliere di spade. Ho come la sensazione che qualcuno abbia rinunciato a qualche cosa per andare verso il suo futuro. Qui infatti abbiamo 1, 2, 3 cavalli in successione. Il cavallo di solito quando è rappresentato nei tarocchi è perché c'è un movimento in avanti. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 7 di pentacoli e ruota della fortuna. C'è come un lento cambio, secondo me. La giustizia la sento un po' come una carta che definisce un prima e un dopo. E poi arriva la ruota della fortuna. Ragazzi, può anche essere, se non vibra con quello che vi ho detto fino ad adesso, la giustizia è anche associata alla legge di compensazione. Ve lo dico perché c'è la ruota della fortuna dopo. Ho come l'idea che quello che vi è stato tolto in un passato potrebbe esservi dato nel prossimo mese. Se non è tutto quello che avete, che vi è stato tolto, diciamo che vi avvicinate ad ottenere quello che volete. Infatti qui c'è il mondo, carta di compimento, di raggiungimento di risultati. E con la ruota della fortuna si aprono una serie di opportunità, potrebbero essere delle occasioni fortunate, potrebbe essere il capitare al momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. Andiamo a vedere il carro. Questa guardate è rimasta proprio lì così, giusto perché sono curiosa, è un 4 di pentacoli, ancora una carta per il carro.
Abbiamo un 5 di denari e un 2 di pentacoli. È come se ci steste ancora pensando. Cosa devo fare? Scusate. Da che parte devo andare? Come mi devo muovere? Quale potrebbe essere la giusta strada da percorrere? La sensazione è che vi vogliate allontanare da quelle che potrebbero essere delle situazioni di carenza, delle relazioni di carenza. E la situazione di carenza può essere una carenza materiale, mi manca questo, mi mancano i soldi, mi manca una casa, mi manca la macchina, piuttosto che una carenza mentale. Quindi il pensare o generare pensieri di carenza, che sappiamo noi siamo co-creatori, prima pensiamo le cose, poi le vediamo, poi ne parliamo in base alla corrente discendente che passa lungo i chakra, no? E noi così manifestiamo. Vi invito ad andare a vedere almeno la playlist gratuita sui chakra, poi se volete approfondire potete abbonarvi, però scoprirete un sacco di cose interessanti, ragazzi. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Anche qui, questa qua, per curiosità, un 2 di bastoni, il sole e un 7 di bastoni. Credo che siate in una fase dove vogliate andare avanti per conto vostro. Io non lo so a che cosa faccia riferimento questa ruota della fortuna, ma ci sarà un cambio decisivo che secondo me vi darà una super spinta in avanti. È come un ok, sono deciso ad uscire da questa situazione e sono anche disposto, disposta ad impegnarmi a fare qualcosa, a lavorare su me stessa, a muovermi, a focalizzarmi soprattutto su me stesso o me stessa. Devo dire che è chiara l'idea di spostarsi in avanti, però come vi ho già anticipato, c'è come questo carro, bisogna ancora capire un attimo, c'è un 2 di pentacoli, ci sono più alternative, eventualmente tenete presente che quando arriva la ruota della fortuna sono tante possibilità che si presentano, probabilmente potrebbero essercene due che vi allettano un po' di più, due percorsi che si addicono di più al vostro momento di vita e qui si tratta di rimanere focalizzati su di voi. Non ascoltate gli amici, non affidatevi al loro giudizio piuttosto che al loro parere, perché, come dico spesso, ognuno di noi ha le proprie esperienze, le proprie credenze, le proprie missioni di vita, il proprio karma, il proprio bagaglio genetico, quindi quello che funziona per una persona potrebbe non funzionare per noi e viceversa. E molte volte quando qualcuno ci viene a dire ah ma no, ma perché fai quella roba lì, ma figurati se funziona, noi diamo per scontato che questa persona abbia ragione e non ci proviamo neanche. E invece qui si tratta di rimanere focalizzati su voi stessi, fare chiarezza mentale, senza appunto stare ad ascoltare troppo gli altri e secondo me proprio cercare di capire che cosa vuole il vostro cuore, di che cosa avete bisogno, che cosa volete per, come vi posso dire, sentirvi pieni, sentirvi appagati, star bene con voi stessi, sentirvi felici. Andiamo a vedere la regina di coppe, cavaliere di pentacoli, 3 di spade e 9 di coppe. È un percorso, è un processo, si fa e si affronta giorno dopo giorno, ogni giorno c'è sempre un po' di più di chiarezza mentale, sempre un po' più di conoscenza, sempre un po' più di serenità, di tranquillità e vi dirò, c'è questo 3 di spade, quindi si tratta o di lavorare la sofferenza che qui avete maturato con il 5 di coppe e il 5 di pentacoli, questo senso di carenza, il senso di vittimismo, oppure può far riferimento al fatto che dobbiate sacrificarvi, cioè sforzarvi, fare qualcosa, muovervi, tirarvi sulle maniche per iniziare a prosperare, ragazzi, perché poi c'è un 3 di bastoni, che è una carta di progetti, di avanzamenti, di qualcuno che sta progredendo in un qualche cosa che è già nato, eh. Andiamo, ok, quindi potrebbe essere un'idea, asso di coppe e 4 di coppe. È un'idea
una canalizzazione, una presa di coscienza che secondo me non avete visto fino ad adesso e che vi darà poi come questa spinta del fante di bastoni. Tenete presente che in mezzo c'è un 10 di spade, quindi, anzi, andiamo a vederlo. 8 di coppe e cavaliere di coppe, datemi una carta per il fante di bastoni. Re di bastoni e temperanza. Si tratta semplicemente in questo momento di capire quale sia la direzione migliore per voi, per uscire, per allontanarvi da quello che non avete avuto sostanzialmente. È un ottimo periodo per rifocalizzarvi e sfruttare tutte le opportunità che vi mostrerà la ruota della fortuna. Diciamo che c'è un nuovo inizio qui alla fine, ma giustamente abbiamo una fine di un capitolo, qui anche c'è un taglio, qui anche è un 10, qui anche c'è un 10, sono tutte carte di chiusura ciclo ragazzi, e poi abbiamo anche questo asso di coppe che mi parla di un nuovo inizio. Vi dirò, leggendo così tutto l'insieme delle carte, ci potrebbe anche essere un tema a livello relazionale per qualcuno, dove magari il pensiero è non troverò mai nessuno con il o la quale poter star bene o poter costruire famiglia o cose per lo stile. E nella seconda parte del mese vi dico che sarà un po' come, ok, io vado, quello che mi presenta il mondo va bene, lo accolgo, lo accetto, inizio a lavorare su di me, a lavorare per quello che è il sogno che io voglio compiere, per l'obiettivo che voglio raggiungere, ed è come se effettivamente a livello romantico, ragazzi, perché poi qui abbiamo un Cavaliere di Coppe, si può aprire una nuova strada. Diciamo che la relazione potrebbe essere una bella relazione equilibrata. Vi dico, la giustizia parla delle leggi di compensazione. Quindi, se avete sofferto fino ad adesso per qualche relazione, per qualche mancanza di relazione, sento che è come se la dinamica cambiasse in questo mese, ok? C'è un nuovo inizio promettente, questo asso di coppe è una coppa traboccante d'amore, traboccante di idee, traboccante di gioia, ma l'amore non è solo per gli altri, è anche proprio per se stessi, è come, oh, ok, ho capito che cosa è più in allineamento con me, vado giorno dopo giorno, passo dopo passo, sforzo dopo sforzo a raggiungere quelli che sono, quello che è l'obiettivo che io voglio. E nel cammino, secondo me, alzando pian piano le vibrazioni, potreste effettivamente incontrare una persona che vi aiuta a guarire o con la quale potreste instaurare una relazione molto armoniosa, molto in equilibrio, divertente, passionale, dinamica, avventurosa, anche artistica se vogliamo. Chiaro, essendo le ultime carte ed essendo carte in più, potrebbe essere come già verso novembre, questo ve lo dico perché io sto pubblicando a ottobre, o comunque diciamo il mese dopo il quale vedrete questa lettura. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Osserva le tue conversazioni e qui mi rimanda un po' a questi 2 5 di coppe di pentacoli, che sono, come vi dicevo prima, un po' carte di carenza, no? Osservate il tipo di pensieri che avete e soprattutto la conversazione che avete con voi stessi, perché molte volte c'è il nostro critico interiore che ci ammazza e invece avremo bisogno di essere sostenuti. È come imparare a essere un po' più mamma di se stessi, un po' più accoglienti, un po' più pazienti, un po' più compassionevoli. E la carta vi dice: osserva la conversazione, le conversazioni nelle quali prendi parte oggi. Sono produttive o hanno come cattive intenzioni? Sono piene di pettegolezzi o al contrario ti danno informazioni stimolanti? L'obiettivo: riconosci la qualità dell'informazione con la quale alimenti la tua mente ogni giorno. Che interessante. Di che pensieri vi nutrite? Cosa vi dite? Come vi rispecchiate verso voi stessi? Continuate a sgridarvi? Vi punite? Vi sabotate?
Qua se ne sono già girate 3, andiamo a vederle tutte e 3. Progetto del cuore, luna piena. E qui lo sento, Potrebbe essere proprio il progetto del cuore a livello romantico, piuttosto che un progetto a cui tenete, che avete a cuore. Luna piena, quindi direi prestissimo, ragazzi, entro il mese, e qui ci siamo. Quindi secondo me potrebbe proprio iniziare un qualche cosa di bello, che vi riempie di gioia, che vi riempie il cuore. Aiuto da una persona, 6 mesi. Potrebbe essere che questa persona che andrete incontrando possa effettivamente stimolarvi e portarvi alla guarigione, a uno stato di vibrazioni più alto per tutti i prossimi 6 mesi. Poi non dice che dopo finisce, ok? 6 mesi. Gestioni amministrative dal 15 del mese che viene. Ok, quindi dal prossimo mese, dal mese dopo in cui vedrete questa lettura, da metà mese potrebbero esserci come delle questioni burocratiche da risolvere. Difatti qui ce l'abbiamo la giustizia, Potrebbero essere gestioni amministrative, potrebbero essere contratti, regolamenti, statuti, cose da dover mettere a posto, regolarizzare. Ultimo oracolo. Bellissima questa frase. Mi arrendo ad un potere più grande di me, o al potere più grande, se volete, al potere dell'universo. Quando mi focalizzo sulla mia luce interiore, vedo il mondo attraverso le lenti dell'amore. Bellissime. Difatti qui, ragazzi, vi dicevo che si tratta di amore verso gli altri, però anche amore verso se stessi. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come affronto tutto il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare per conto vostro, quindi vi basta abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti infatti tratto sia le credenze limitanti divise per settori, quindi il lavoro, l'amore, piuttosto che i soldi, piuttosto che il tempo, e ci sono anche altri temi di metafisica e di metamedicina che vi servono per, diciamo, avere una visione più completa. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi se avete voglia di capire un attimino i temi che vado via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!